E per una terza edizione, quindi dell'Europa, potrei auspicare comunque in ampliare quindi questa progettualità anche ad altre realtà presenti. Diciamo, io ho avuto modo di partecipare alla fortuna a tutte e due le edizioni, sia la prima che la seconda. La prima edizione, il punto di forza può essere stato comunque avere una conoscenza anche un po' più dettagliata di quello che prevede i vari bandi e le varie comunque progettualità dell'Europa. In questa seconda edizione, diciamo un po' più stringata, ciò non è avvenuto, ma abbiamo avuto modo di affondare, diciamo, di più le attenzioni direttamente sulle esigenze, sui bisogni e sul progetto stesso, che è sempre comunque, diciamo, è la parte più importante ai fini quindi del progetto. Per una terza edizione quindi immagino che possa essere sia una combinazione di entrambi le due, ma anche quindi un rafforzare con le realtà già presenti che hanno avuto quindi una progettualità europea all'interno quindi dei vari territori, al fine anche di poter approfondire appunto sempre di più il concetto di Europa stesso con delle realtà, quindi toccare proprio con mano quelle che sono state fatte, quindi molto più nel dettaglio, molto più da vicino. E come vedo il futuro di questa progettualità? Sicuramente desidero che prosegua, che venga ampliata la possibilità di conoscere quali sono le tipologie di fonti di finanziamento alle quali le amministrazioni possono accedere per creare dei progetti innovativi, perché c'è la possibilità, ci sono questi fondi per tante amministrazioni locali, queste amministrazioni possono comunicare tra di loro e creare dei progetti che hanno una ricaduta effettiva. Ecco, quindi quello che auspico e che spero che si possa fare è fare un 3.0 di questa progettualità legata alla progettazione europea e dare la possibilità anche a altri colleghi di partecipare a questo progetto, coinvolgere sempre di più il volontariato locale, i cittadini di varie fasce d'età e quindi di anno in anno mappare i bisogni e cercare di rispondere sempre di più a questi bisogni dando un supporto a quelle che sono le amministrazioni, quindi la parte politica, che in questo modo può avere un supporto dalla parte amministrativa nel rispondere ai bisogni dei cittadini. Sul futuro quello che mi piacerebbe molto lavorare è sicuramente il sodalizio famiglia, istituzione, scuola, nel senso che vedo purtroppo ancora tanto scollamento, pochi pacchetti educativi tra le varie realtà del territorio e quindi forse bisognerebbe molto lavorare proprio per le future generazioni a dei progetti proprio comuni tra quelle che sono appunto le associazioni che vivono il territorio, le famiglie, le istituzioni, ma soprattutto la scuola, perché oggi come oggi mi rendo conto che purtroppo abbiamo vari dislivelli educativi, dislivelli nel cercare di mantenere tutti una rotta comune per la crescita delle future generazioni e quindi penso che partire proprio da questi sodalizi, no, che sono il territorio, istituzione e scuola, penso sia veramente fondamentale. Poi so che insomma anche con Erasmus ci sono delle bellissime opportunità anche per quanto riguarda i progetti legati più insomma alla scuola, però ecco, quello che mi piacerebbe molto fare è lavorare sulle fragilità che abbiamo oggi all'interno di queste varie realtà che comunque sono tutte impegnate nella crescita, nella formazione, nell'educazione dei futuri cittadini. Allora, i punti di forza di questa iniziativa sono sicuramente la puntualità e la chiarezza e la semplicità con cui sono state spiegate magari a neofiti o a persone che erano un po' fuori dal giro le cose e soprattutto una spiegazione molto semplice delle risorse che l'Europa mette a favore appunto degli enti locali e mi augurerei che gli anni prossimi ci possa essere un'ulteriore fase, perché diciamo se adesso si è fatto il progetto, se fosse una casa, delle fondamenta, sarebbe bello anche iniziare a vedere i muri e
il progetto finito. Quindi sì, spero che non sia un'iniziativa one shot, come dire, ma che appunto insomma diventa più strutturata, perché è veramente utile non solo per noi come lavoratori, ma soprattutto per gli enti locali, ecco. Allora, ho apprezzato particolarmente il fatto che la partecipazione alla progettualità fosse eterogenea. Quindi questo cosa ha permesso? Ha permesso che ciascuno potesse portare dei punti di vista, delle idee che uscissero anche dai canoni di pensiero che può avere un'altra persona che svolge un altro tipo di lavoro o che ha un'altra età, semplicemente. Quindi ecco, ho apprezzato molto, questo è un punto di forza secondo me, il fatto di avere avuto spunti da più persone, e questo. Sì.